We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. A malincuore lasciamo Stoccolma, che ci è piaciuta molto, ma abbiamo ancora molti chilometri da percorrere e quindi riprendiamo la strada verso il Golfo di Bothnia. E non mancano meravigliosi paesaggi, dove il blu del mare contrasta con le verdi foreste di pino, che in alcuni punti si riflettono nell'acqua. E arriviamo a Gavle, una città universitaria moderna e vivace che nel XIX secolo era anche un prospero centro industriale, grazie all'abbondanza di legno e ferro. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away. Ma la città storica era molto diversa. Qui a Gavle nel 1869 è scoppiato un incendio, devastante per questa città. L'incendio rase al suolo la maggior parte degli edifici in legno che avevano all'interno dei focolari alimentati a legna, e gli incendi erano molto frequenti. Oggi questo piccolo nucleo di case, sopravvissute al fuoco, è stato restaurato e custodito nel quartiere Gamla Gefle, che si trova a pochi passi dall'odierno centro città. E camminando in mezzo a queste case, per lo più ancora abitate, sembra di essere ritornati al XIX secolo. Ma il tempo è tiranno e così ripartiamo da Gavle per proseguire il nostro viaggio attraversando la spettacolare e rigogliosa natura che la Svezia provvede sempre a conservare con molta cura. When life gets heavy, I get light as a feather, changing my mind like the Indian weather. Say a prayer for me tonight. Maybe I'm doing better. Le strade non sono trafficate e questo ci consente di apprezzare meglio tutto ciò che ci circonda. Per esempio, i numerosi fienili sono accuratamente verniciati rosso falum, che in questa zona sono preziosi per conservare fieno e legna per tutto l'inverno. My cold heart's turning as these headlights are burning down. Per trovare una sistemazione per la notte usiamo la nostra solita applicazione e scegliamo un'area di sosta vicino a un fiordo. Ma non potevamo immaginare che saremmo arrivati in un luogo davvero magico, dove ci siamo potuti rilassare davanti ad un meraviglioso panorama. The blink of an eye and I'm still just trying to figure out how to walk that fine line.
Al mattino ci svegliano i soli rumori dell'acqua e degli uccelli e riprendiamo la strada che ci porterà a Udisval, che noi abbiamo definito da Guinness dei primati. Tra il XVIII e il XIX secolo questa città ha subito ben 10 incendi che hanno distrutto la maggior parte degli edifici, che tenacemente gli abitanti hanno ricostruito. Ma c'è un nucleo storico, costituito dai vecchi magazzini dei pescatori, i Molien, che oggi sono piccole botteghe di artigiani, oppure sono stati riconvertiti in bar e trattorie dove in estate si possono passare piacevoli serate all'aperto. Anche la chiesa di San Giacomo in passato è stata messa a dura prova dai bombardamenti russi, ma anche questo edificio ha saputo resistere e oggi lo troviamo accogliente con le caratteristiche della tradizione svedese, compreso uno spettacolare organo. Ma per vedere un altro tesoro di Udisval dobbiamo usare le nostre bici e uscire dal centro, per poi perderci tra le viuzze della città dei pescatori, un vecchio borgo con gli alloggi invernali dei pescatori del XIX secolo, tinteggiati con colori pastello, che saranno conservati con cura per molti anni ancora. Il porto, invece, molto importante in passato per le barche dei pescatori, oggi accoglie le barche di tutti coloro che vorranno arrivare a Udisval via mare, come spesso amano fare gli svedesi, ma anche i turisti.